Come nasce una recensione moto? Beh, prima vado a ritirare la moto dal concessionario o dal produttore nel suo punto di ritiro. Poi la provo per una settimana o due più o meno tutti i giorni e poi... Come nasce questa recensione? Beh, innanzitutto vado a ritirare la moto e poi parto verso il Piemonte. Arrivo a Bra in tempo per scansarmi il temporale che arriverà solo 2 minuti dopo che ho parcheggiato la moto e mi butto nella 20.000 pieghe 2017. ...1100 km in 3 giorni, più di 1500 se consideriamo i trasferimenti, davvero 20.000 pieghe, una strada che non ammette rettilinei e non ammette tangenziali. Insomma, una full immersion di 3 giorni che mi ha permesso di vivere a pieno la V-Strom 1000 XT di cui vi parlerò e infine vi racconterò anche qualcosina su questa manifestazione, la 20.000 pieghe. Partiamo dalla moto. V-Strom 1000 XT è passata ad Euro 4, un passaggio indenne che si è portato dietro molte delle caratteristiche già apprezzate sulla precedente generazione, ma non ha lesinato nelle novità. C'è infatti ora una grande novità tecnologica, la piattaforma inerziale con l'ABS cornering. ABS cornering che significa che voi andate a pinzare al massimo anche in curva e la moto vi restituisce tutto quello che può a livello di freni senza sbilanciarvi e senza portarvi alla caduta. Un'innovazione davvero interessante. In più c'è la frenata combinata che va a gestire con la sola leva dell'anteriore sia il disco anteriore, il doppio disco anteriore da 310 mm che il posteriore. Un altro vantaggio che si rivela utile nella guida di tutti i giorni. Insomma, Suzuki ha fatto un lavoro perfetto per quanto riguarda il comparto frenante, c'è anche un attacco bello deciso come piace a me, un lavoro perfetto e non temo smentite, che perde punti solamente se consideriamo un affondo leggermente eccessivo nelle staccate più violente, che mi ha fatto pesare particolarmente i tornanti. Tranquilli però che l'effetto stanchezza lo sentirete solamente al terzo giorno dopo le fatidiche 20.000 pieghe. Non certo una situazione da tutti i giorni. Telaio in alluminio, cerchi da 19-17, motore il 1000 cavalli con 101 Nm di coppia massima a 4000 giri, tornano inalterati. Qui vanno riprese le considerazioni già fatte, specie sul motore che è talmente generoso che ci si innamora. Nei 3 giorni di full immersion ho apprezzato l'ottima coppia che rende V-Strom in grado di stare al passo con i 1200, fa sembrare più potente quest'unità e soprattutto permette di limare la stanchezza. Basta tenere la terza o la quarta a seconda del caso e restare nel regime dove c'è la coppia massima, limitando molto l'uso del cambio. Il bicilindrico riprende anche quando si scende in basso con i giri e le vibrazioni sono inesistenti. Non esagero se vi dico che mi ha salvato i polsi riducendo l'affaticamento in questa maratona. Certo in alto perde qualcosa e aumentano le vibrazioni, ma se arrivate a questi regimi o siete in autostrada a 170 o state usando male la moto. Tra le novità c'è poi il parabrezza regolabile a mano nell'inclinazione, ma servono ancora gli attrezzi per gestire l'altezza. Arrivano poi Low RPM Assist che regola il minimo in rilascio e la comodissima frizione antisaltellamento. Ottime le sospensioni con un setup di serie invidiabile, in grado di gestire il misto stretto, il misto veloce, ma anche le sconnessioni e qualche puntatina in fuoristrada leggero durante le 20.000 pieghe. Tra l'altro, se siete perfezionisti, l'anteriore è completamente regolabile. Davvero azzeccata poi la scelta dei Battlewing di Bridgestone che sembrano perfetti per questo modello. Capitolo comfort, anch'esso da lodare. La sella è comoda e ben imbottita e fidatevi che in caso contrario sarei arrivato a fine evento con schiena e chiappe molto più massacrate. Inoltre la posizione leggermente caricata verso l'anteriore diverte anche nella guida sportiva e l'ho apprezzata in un tratto guidato in Francia tra curve veloci a 90 km/h. Ci si diverte tanto, più di quanto vi aspettereste da una viaggiatrice. Lo svantaggio è che manca un manubrio più alto per la guida in piedi in off-road, anche se sappiamo bene che V-Strom guarda più al fuoristrada leggero e ai viaggi che alla Dakar. Qualcosa da migliorare? Il sound è molto civile, troppo per alcuni. La strumentazione ha sì tutte le informazioni ma è incastonato in un'estetica che lascia ancora a desiderare. D'altronde il prezzo parte da 12.690 euro o 13.190 per questa XT con cerchi a raggi color oro, paramani e puntale, ed è chiara l'intenzione di Suzuki di offrire un mezzo valido tecnicamente ad un prezzo di svariate migliaia di euro inferiore rispetto ad alcuni concorrenti. Infine segnalo che le valigie laterali pesano in mano,
uno sproposito se si considera lo spazio di carico, però se ci cadete sopra non si faranno nulla. Insomma, una viaggiatrice perfetta in tutto, non la più sofisticata, ma ha tutto quel che serve al posto giusto, incluso un ottimo controllo di trazione che mi ha aiutato in più di un'occasione. Ma cos'è questa 20.000 pieghe? Si tratta di una gara dove la velocità non conta, piuttosto conta il viaggio, costretti a programmare il roadbook la sera prima e raggiungere una serie di tappe in cui registrare la propria presenza con un selfie. A fine giornata alcune prove di abilità, forse l'unico punto dolente visto che ci sono moto chiaramente avvantaggiate nell'eseguire quelle di lentezza, e il giorno dopo si riparte per una nuova avventura, tra strade assolutamente motociclistiche, dimenticatevi tangenziali e rettilinei, e paesaggi magnifici. Rispetto alla formula originale è sparito il concetto di regolarità, disciplina che preferisco, in favore di una formula più libera dove comunque la navigazione resta un aspetto importante. Come al solito, se avete domande fatemelo sapere nei commenti, cliccate sulla notifica della campanella e iscrivetevi al canale Luigi Melita per HD Motori.